Carlos Castaneda incontra Armando Torres. Los Voladores. I depredatori di coscienza. Parte 1 di 2. All'interno del video una foto del volador ritenuta autentica da Carlos Castaneda e Taisha Belar. Il testo è tratto dal volume di Armando Torres, Incontri con il Nagual, conversazioni con Carlos Castaneda. Capitolo I depredatori di coscienza. Attenzione! La citazione è tradotta in maniera letterale dagli autori stessi del video ed è tratta direttamente dalle edizioni inglese e spagnola, senza censure o adattamenti. Alla fine del video troverete una breve analisi letteraria e linguistica e inoltre la nostra recensione. La continuazione della nostra chiacchierata arrivò anni dopo. In quell'occasione, Carlos portò a una delle sue riunioni un concetto interamente nuovo e agghiacciante che suscitò le polemiche più appassionate. L'uomo Disse: è un essere magico, ha la capacità di volare in tutto l'universo, proprio come una qualsiasi delle milioni di coscienze che esistono. Ma ad un certo punto della sua storia perse la sua libertà. Ora la sua mente non è più sua, è un'intrusione. affermò che gli esseri umani sono ostaggi di un insieme di entità cosmiche dedite alla predazione che gli stregoni chiamano Los Voladores. Disse che questo era un argomento molto segreto degli antichi veggenti, ma che, a causa di un presagio, avevano capito che era tempo di divulgarlo. Il presagio fu una fotografia che Tony, un suo amico cristiano buddista, aveva fatto. In essa appare nitidamente la figura di un essere oscuro e minaccioso che fluttua sopra una moltitudine di fedeli riuniti alle piramidi di Teotihuacan. Attraverso una ricerca nel web abbiamo trovato la foto qui descritta. L'autore è il periodista Marco Antonio Villasana, soprannominato Tony da Carlos. La foto fu scattata il 21 marzo del 1992 presso il sito archeologico di Teotihuacan, che si trova a circa 40 km a nord-est di Città del Messico. Sul profilo Instagram di Villasana è specificato che in realtà l'autore dello scatto fu suo fratello Manuel. L'immagine non è molto chiara. È il risultato di una scannerizzazione ed è presente la retinatura, ma in alto appare evidente questo essere volante scuro. Qualcuno potrebbe pensare che sia un fake. Ne parleremo più ampiamente nel nostro commento alla fine del video. Adesso torniamo al testo di Torres. Io e le mie compagne abbiamo deciso che era tempo di fare conoscere la nostra vera situazione come esseri sociali, anche a costo di tutti i sospetti che tale informazione possa generare nel pubblico. Quando mi si presentò l'opportunità, gli chiesi di dirmi qualcosa di più sui Voladores. E allora mi raccontò uno degli aspetti più terrificanti del mondo di Don Juan, che siamo prigionieri di esseri venuti dai confini dell'universo, che ci usano con la stessa disinvoltura con cui noi usiamo i polli. Spiegò: La porzione dell'universo a cui abbiamo accesso è il campo di operazione di due forme radicalmente diverse di coscienza. Una alla quale appartengono le piante e gli animali, incluso l'uomo, è una coscienza biancastra, giovane, generatrice di energia. L'altra è una coscienza infinitamente più vecchia e parassitaria,
in possesso di una quantità immensa di conoscenza. Oltre agli uomini e agli altri esseri che abitano questa terra, c'è nell'universo un'immensa gamma di entità inorganiche. Sono presenti tra noi e in certe occasioni ci vengono resi visibili. Li chiamiamo fantasmi o apparizioni. Una di queste specie, che i veggenti descrivono come enormi forme, bitorzoli volanti di colore nero, venuti ad un certo punto dalla profondità del cosmo e hanno trovato un'oasi di consapevolezza nel nostro mondo. Essi si sono specializzati nel mungerci. È incredibile, esclamai. Lo so, ma è la più pura e terrificante verità. Non ti sei mai chiesto il perché degli alti e bassi energetici ed emozionali della gente? È il predatore che viene periodicamente a raccogliere la sua quota di consapevolezza. Lasciano solo abbastanza per continuare a vivere e a volte nemmeno per quello. Cosa vuoi dire? Che a volte passano e la persona gravemente inferma perfino muore. Non potevo credere alle mie orecchie. Vuoi dire che ci stanno divorando vivi? Gli chiesi. Sorrise. Bueno, loro non ci mangiano letteralmente. Quello che fanno è un trasferimento vibratorio. La coscienza è energia e loro possono allinearsi con noi. Come per natura sono sempre affamati e noi, al contrario, trasudiamo luce. Il risultato di tale allineamento può essere descritto solo come predazione energetica. Ma perché lo fanno? Perché su un piano cosmico l'energia è la moneta più forte e tutti la vogliono e noi siamo una razza vitale piena di cibo. Ogni cosa viva ne mangia un'altra e sempre il più potente ne esce vincitore. Chi ha detto che l'uomo è al culmine della catena alimentare? Quella visione poteva immaginarsela solo un essere umano. Per gli inorganici, noi siamo la preda. Commentai che era inconcepibile per me che entità più coscienti di noi arrivassero a quel grado di rapina. Rispose. Ma cosa pensi di fare quando mangi una lattuga o una bistecca? Stai mangiando la vita. La tua sensibilità è ipocrita. I predatori cosmici non sono né più né meno crudeli di noi. Quando una razza più forte consuma un'altra inferiore, sta aiutando la sua energia a evolvere. Ti ho già detto che nell'universo c'è solo la guerra. Gli scontri degli uomini sono un riflesso di ciò che accade là fuori. È normale che una specie cerchi di consumarne un'altra. È proprio di un guerriero non lamentarsene e cercare di sopravvivere. E come ci consumano? Attraverso le nostre emozioni, debitamente incanalate dal chiacchiericcio interno. Hanno progettato l'ambiente sociale in tale modo che stiamo tutto il tempo sparando continuamente ondate di emozioni che sono immediatamente assorbite. Soprattutto amano gli attacchi dell'ego. Per loro questo è il boccone più squisito. Tali emozioni sono uguali in qualsiasi luogo dell'universo dove si presentano e hanno imparato a metabolizzarle. Alcuni ci consumano per la lussuria, l'ira o la paura. Altri preferiscono sentimenti più delicati come l'amore o la tenerezza, ma sono tutti interessati alla stessa cosa. Di solito ci attaccano nella zona della testa, del cuore o del ventre, dove teniamo il grosso della nostra energia. Attaccano anche gli animali? Questi esseri usano tutto ciò che è disponibile, ma preferiscono la coscienza organizzata.
drenano gli animali e le piante nella misura della loro attenzione, che non è troppo fissa. Attaccano anche gli altri esseri inorganici, solo che quelli li vedono e li evitano, come noi evitiamo le zanzare. L'unico che cade completamente nella sua trappola è l'uomo. Fine prima parte di 2. Il video non è terminato, segue la nostra recensione. Salve guerrieri, sono Marisha della pagina Facebook Carlos Castaneda Naguales. Prima di passare ad esaminare la foto riguardante presumibilmente un volador, volevo aggiungere delle brevi note sul testo tradotto. Come ho già detto nell'altro video, dove abbiamo cominciato a tradurre il libro Incontri con il Nagual, riguardo all'autore Armando Torres non si sa quasi nulla. Posso solo aggiungere che la prima edizione in spagnolo era stata pubblicata da lui stesso, senza una casa editrice di supporto. Probabilmente Torres al momento non è più in vita, ma non abbiamo conferme. Confrontando l'opera con l'edizione italiana di Verdechiaro Edizioni, non si riscontrano gravi incongruenze, ma per esempio in questa citazione si è preferito tradurre lo spagnolo bultos, riferito ai voladores, non con forme o shapes come in inglese, bensì con enormi bitorzoli di colore nero. Questa sfumatura ci dà un'ulteriore informazione sulla forma di questa tipologia di predatore. Come si evince dal testo, ci sono molti altri tipi di predatori che appare con una superficie irregolare piena di noduli o prominenze. Ora torniamo alla foto del volador. Secondo le informazioni raccolte, la foto è stata attribuita al periodista Marcantonio Villasana. In realtà lui si è occupato della pubblicazione dell'immagine, essendo un professionista del settore, ma lo scatto vero e proprio sarebbe stato fatto da suo fratello, mentre erano insieme presso una manifestazione religiosa. In occasione dell'equinozio di primavera, nel 1992, dei monaci tibetani provenienti dal monastero di Ganden Shartse avevano radunato una moltitudine di fedeli mista di cristiani e buddisti per celebrare un rituale al sito archeologico di Teotihuacan. Per contestualizzare l'immagine posso dare alcune informazioni di base. Il nome Teotihuacan è interpretato come città degli dei o luogo in cui si diventa dei. La fondazione si data al II secolo d.C. Fu distrutta più volte per cause ignote e non si trova un accordo su quale sia la civiltà che originariamente la fondò. Si sa di sicuro che fu trovata abbandonata dagli Aztechi, che vi si stabilirono. Gli studiosi associano un substrato arcaico alla civiltà degli Otomi, su cui si fissò la civiltà dei Toltechi, seguita dagli Aztechi, che si fusero con i Superstiti e la abitarono fino all'arrivo degli spagnoli nel 1521. Si attribuiscono all'area anche altre civiltà come quella Olmeca, Totonaca, Zapoteca e Maya. Nell'area visitabile attualmente di circa 2 km², lungo l'asse centrale della città detto Via dei Morti, Micaotli, sono visibili la Piramide del Sole, che sorge su una piattaforma di 350 metri di lato e alta 66 metri, al di sotto di cui fu trovata una misteriosa grotta rituale, e la Piramide della Luna, più piccola, alta 42 metri, e è al di sopra di essa che sarebbe apparso il volador. Da questa piramide, come si vede dall'immagine, parte la Via dei Morti. Da segnalare un complesso di 5 edifici e 4 piccole piramidi tronche, comunicanti, chiamato Cittadella o Shinkalpan,
dove la maggiore di esse era il tempio di Quetzalcoatl, adorna di bassorilievi di teste di serpenti a bocca aperta, rappresentanti il dio serpente piumato, e intercalate da quelle austere del dio Tlaloc. Un largo corpo di un serpente ondeggiante in rilievo, le cui squame sono sostituite da penne, congiunge le teste dei serpenti e cingeva intorno tutto il tempio. Adesso che avete una visione più completa dell'antica area sacra di Teotihuacan, tra l'altro dichiarata patrimonio UNESCO, potete capire maggiormente quanto sia suggestiva e significativa l'ambientazione per questa presunta manifestazione del Volador. Tornando al periodista Villasana, dal suo racconto emerge che nel momento in cui suo fratello si era arrampicato su un rudere per fare delle foto, a lui successe di sentirsi spinto in basso da una forza e di cadere in ginocchio. Villasana attribuisce a quel preciso momento della sua caduta l'istante in cui la macchina fotografica ha catturato l'immagine di questa figura volante scura. Secondo Villasana e altri, la figura rappresenterebbe un essere alato, o meglio, un hombre con alas, ovvero un uomo con le ali, e che ci sono esseri che ci circondano o ci visitano che i nostri occhi non vedono, ma che possono rimanere impressi grazie alla sensibilità delle nuove videocamere. A questo punto fa riferimento alla criptozoologia. Onestamente, l'interpretazione del periodista mi sembra leggermente in contraddizione con quanto riportato da Torres e da Castaneda o Taisha Belar, che collegano direttamente questa figura al Volador, senza nessun tipo di esitazione. Quello che personalmente trovo più strano è che Villasana, a distanza di così tanti anni dall'evento, ben 32, non abbia mai condiviso online l'originale, cioè la vera foto a colori scattata nel 92, e che stia circolando ancora questa immagine di bassa qualità con la retinatura tratta dalla pagina di un giornale. In ogni caso, due sono gli elementi da mettere in evidenza secondo la nostra opinione. 1. Questo essere scuro sembra avere una sorta di lunga coda, o meglio, un corpo di rettile. Molti ci vedono una figura di un essere con le ali, ma per qualche strano motivo non si accorgono del particolare non trascurabile del corpo allungato e sottile. Si potrebbe collegare a quanto scritto da Castaneda stesso, quando, stando in uno stato di silenzio interiore, nel capitolo Ombre di fango del volume Il lato attivo dell'infinito, vede in fondo alla valle una sombra de barro meneandosi nel suelo, cioè un'ombra di fango che si dimena o si contorce sul terreno. Leggendo, ci si può immaginare facilmente un essere con un corpo allungato come quello di un grosso rettile. 2. Se la foto è autentica, la grande massa dei fedeli presente all'evento può aver attirato un predatore simile pronto a raccogliere le grosse scariche energetiche di coscienza o consapevolezza messe in movimento dalle emozioni causate dal rituale officiato dai monaci tibetani. In questa citazione, un Castaneda ormai anziano ci dice che questi esseri fanno un trasferimento vibratorio, si allineano con le persone e, se l'individuo non è in grado di attuare tecniche come la disciplina, il silenzio interno o lo stato di assombro, per staccarsi da loro, viene semplicemente predato e prosciugato.
Forse il grande accumulo di energia ha fatto in modo che l'essere diventasse maggiormente visibile alla sensibilità o al sensore della macchina fotografica, come se fosse variato lo spettro visivo. Il periodista fa riferimento a las nuevas cámaras, quindi dice di aver usato un modello nuovo di macchina fotografica e che con quelle vecchie un risultato simile non sarebbe stato possibile. Cerco di spiegare questo passaggio. Per le vecchie macchine fotografiche si usava la pellicola per regolare l'ISO, cioè la sensibilità alla luce. Con le macchine digitali, invece, questo avviene grazie al sensore in automatico o se regolata manualmente. Questa è solo un'ipotesi interpretativa, noi non possiamo verificare tutto ciò con certezza. Innegabilmente i dubbi rimangono. Fateci sapere nei commenti se secondo voi la foto è da considerarsi veritiera oppure è un falso. Salve guerrieri, sono Nick della pagina Facebook Carlos Castaneda Naguales. In questo video vorrei porre attenzione su questa frase densa di concetti dove in pochissime righe troviamo racchiusi tutti gli antefatti del nagualismo. Porque en un plano cósmico la energía es la moneda más fuerte y todos la quieren, y nosotros somos una raza vital, repleta de alimento. Cada cosa viva come a otra, y siempre el más poderoso sale ganando. Perché su un piano cosmico l'energia è la moneta più forte e tutti la vogliono, e noi siamo una razza vitale, piena di cibo. Ogni cosa viva ne mangia un'altra e sempre il più potente ne esce vincitore. Questa precisazione si rende necessaria data la grande confusione in materia. Sovente veniamo contattati da praticanti o sostenitori di altre discipline che, non conoscendo adeguatamente l'argomento trattato sul nostro canale, inveiscono sul fatto che quello che facciamo non converga su una sorta di visione unitaria che ha come fine un bene superiore, o perlomeno comune come secondo molti dovrebbe una dottrina spirituale. Quando si fa notare che una delle primissime cose di cui ci si rende conto quando si inizia a conseguire il vedere è la predatorietà intrinseca dell'universo, nascono generalmente reazioni accese che ci costringono quasi sempre all'allontanamento dell'utente in questione che sente il dovere di difendere a spada tratta la sua visione. La predatorietà dell'universo è un fatto energetico e, come riportato anche in questo capitolo, è normale che una specie cerchi di consumarne un'altra. È proprio di un guerriero non lamentarsene e cercare di sopravvivere. Questo è il preludio iniziale del nagualesimo. La natura funziona così e non farà eccezione per noi, anche se ci piacerebbe. Questo discorso è valido per noi sia come prede che come predatori. Come prede, noi siamo alimento principalmente degli inorganici, primi fra tutti i voladores, ma non solo, che trovano in noi una fonte di sostentamento energetico abbondante e facile. Come predazione fisica, anche se forse non abbiamo più veri e propri nemici naturali pensando ad animali di grossa taglia che cercano di sbranarci, dovremmo considerare le innumerevoli quantità di microorganismi patogeni e parassiti che costantemente ci assediano e di cui ci accorgiamo solo quando le nostre difese non si dimostrano all'altezza.
come predatori. Dobbiamo accettare, anche se l'odierna società circostante cerca sempre di sviare con un finto buonismo, che per vivere dobbiamo consumare altra vita, indipendentemente dalla dieta che scegliamo di seguire, se consumiamo carne o meno. Ricordo che per gli sciamani tutto ciò che ha consapevolezza è da considerarsi vivo, perciò considerare una pianta che non manifesta il dolore in modo evidente al di sotto di un animale è una forzatura. Di fronte a questa verità ci possono essere molti modi di porsi, più o meno rispettosi o voraci, ma non è negabile o negoziabile. Dal punto di vista energetico è la stessa cosa. Anche se non ne siamo consapevoli, è molto comune che gli stessi esseri umani usino le emozioni dei propri simili per far plasmare il mondo in maniera loro più conveniente. Non crederete mica che gli idoli del calcio o dello spettacolo abbiano creato la loro fortuna dal niente con le loro sole forze? Tale processo avviene nel piccolo. Basti pensare ad una classe dove alcuni bambini attirano attenzione su di sé in modo più o meno positivo, divenendo loro protagonisti e relegando gli altri in posizioni simili allo sfondo di una scena. E avviene nel grandissimo, con dispendio superiori di mezzi certamente, ma con principi simili se non uguali. Tale struttura di comportamento non è sotto il nostro controllo, ma sotto il controllo del nostro principale predatore. Mi permetto un piccolo appunto per tutti coloro che ci seguono. L'attenzione che anche inavvertitamente ponete sui sogni di altri, contribuendo ad accrescerli, intendo per sogni la ricchezza, il successo, la notorietà, la bella vita in generale, è attenzione che per forza di cose non accresce i vostri di sogni, siano essi gli stessi o abbiate altri obiettivi. Chi pratica queste materie deve essere perfettamente consapevole di ciò, così come dovrebbe giungere alla conclusione che non c'è nessun bisogno che debba contribuire a direzionare la sua attenzione con quella delle masse. La quantità di cui se ne dispone, considerevole o meno che sia, è limitata e saggio sarebbe usarla tutta per voi e per i vostri scopi. Se ancora non vi siete accorti di ciò, provate a toglierla per un periodo da quelle che sono le fissazioni della gente comune e provate a vedere se qualcosa cambia in voi e attorno a voi. Mi auguro di aver dato modo ad alcuni di voi di riflettere e di correggere la propria condotta al fine di conservare maggiore energia. Buona pratica a tutti!